chiarissimo che questa pizza non può essere stata fatta con questo forno. E questa pizza non può essere stata fatta con questa impastatrice. E questa pizza non può essere stata fatta con questa farina. Almeno questo era quello che pensavo prima di realizzare questa pizza. Ho praticamente passato tutto quest'ultimo periodo ad impastare. L'idea alla base di tutto era quella di realizzare la miglior guida per la pizza fatta in casa, sotto forma di video. Una cosa che ci tengo a dirvi è che questo video è un pelino lungo, per cui nella sezione dei commenti ho lasciato un messaggio nel quale ci sono indicate tutte le varie fasi che illustreremo in questo video, a partire dall'impasto, passando per il condimento e finendo con la cottura. In ognuna di queste sezioni ci sono delle cose, a mio avviso, importantissime, per cui non vi consiglio di saltarle e soprattutto guardatele tutte fino all'ultimo, fino alla cottura, che poi la cottura è secondo me la parte più interessante. E vi spiego anche il perché. In casa c'è la possibilità di imitare al meglio qualsiasi fase di una pizza fatta in pizzeria. Infatti quello che fa veramente la differenza fra una pizza fatta in casa ed una pizza della pizzeria sono le temperature di cottura. Ho trovato un metodo che secondo me riesce ad avvicinare tantissimo la cottura del forno a legna, quindi non perdetevi soprattutto quella parte. Solo una piccola precisazione: uno degli ingredienti fondamentali per un'ottima pizza è il tempo. Per questo video ho studiato un impasto che secondo me è il miglior compromesso tra tempo impiegato e qualità del prodotto finale. Alla base di questo discorso c'è l'idea che tutto quello che trovate in questo video deve essere di facile reperibilità per le persone a casa. Quindi non useremo un'impastatrice, non useremo dell'attrezzatura professionale ed useremo una normalissima farina da supermercato. Con una farina del genere che ha un W basso, il tempo ideale per la lievitazione del nostro impasto sarà tra le 8 e le 10 ore. Adesso però iniziamo. Per questa ricetta utilizzeremo 1 kg di farina, 700 ml d'acqua, 30 g di sale, 5 g di lievito di birra fresco e 25 g di olio, per un totale di 8 ore di lievitazione. In descrizione c'è una tabella per la ricetta. Come prima cosa scioglieremo il lievito a mano, in modo da sentire tutti i pezzettini sciogliersi. Sciolto il lievito, verseremo tutta l'acqua all'interno di una bowl. Aggiungeremo un pochino di farina e poi inizieremo ad impastare con una spatola o con un cucchiaio. All'interno di questo primo impasto verseremo il lievito sciolto. Dopo un po' di tempo verseremo altra farina, che continueremo a impastare con la spatola. Dopo un paio di minuti avremo già versato praticamente quasi tutta la farina. Ne lasceremo da parte circa un 10%. Dopo 3-4 minuti di impastare, l'impasto sarà già molto più consistente e potremo iniziare ad impastare con le mani, facendo delle pieghe di rinforzo. Praticamente prenderemo i lembi esterni dell'impasto, li tireremo su e li porteremo al centro. Tireremo su e porteremo al centro. Passati altri 3-4 minuti, l'impasto sarà molto più consistente. Sarà il momento per versare il sale e continueremo ad impastare nello stesso modo. Versato il sale, continueremo un paio di minuti e quindi potremo aggiungere l'olio. Faremo assorbire per bene l'olio e poi continueremo a fare altre pieghe. In totale tutte queste fasi dureranno 7, 8, 10 minuti al massimo. Dopo 8 minuti l'impasto si presenterà circa così. Non è pronto. Lo copriamo con un panno bagnato ed aspettiamo 15-20 minuti. Dopo 20 minuti infarineremo il banco con la farina avanzata e ci riverseremo l'impasto sopra. Potremo ora iniziare con le pieghe a fazzoletto. In pratica prenderemo il nostro impasto e inizieremo ad avvolgerlo su se stesso, come fosse un fazzoletto. Nel caso in cui vogliate capire meglio vi lascio il dettaglio dall'alto, ma è facile. In pratica dovremo per prima cosa schiacciare, poi piegare e poi girare di 90 gradi. L'impasto che si è venuto a formare va appallottolato e messo da parte. Altri 20 minuti e sempre coperto, mi raccomando.
Passati 20 minuti lo riprendiamo, sempre sulla spianatoia impolverata, e l'impasto che avevamo posato era nervoso. Questo vuol dire che la pasta tirata si stracciava, adesso è già molto più rilassata. Facendo questa prova si vede che si riesce a formare una finestrella di impasto sottilissima. Lo riprendiamo e facciamo altre pieghe. Continueremo per un altro minutino, non tantissimo, non vogliamo stressarlo troppo. Abbiamo finito con le nostre pieghe ed abbiamo creato una palla. Lo schiaffo non è essenziale, ma dà molta soddisfazione farlo. Ricopriamo, aspettiamo 20 minuti e siamo pronti per lo staglio. Nel punto in cui tagliamo, versiamo un pochino di farina che ci è avanzata, in modo da ricavarne un taglio pulito. Ci creeremo un filoncino e inizieremo a spezzare in pagnotte da 250 grammi. Se non riuscite a maneggiare il filoncino, potete aiutarvi con la farina avanzata. Pesare è importante perché fare le palline giuste non è facile. A me piace far lievitare le palline all'interno di contenitori di plastica. In questo modo la fase di estrazione sarà più semplice. Ovaleremo leggermente i contenitori, aiutandoci anche con un fazzolettino. Possiamo finalmente iniziare la formatura. L'ho fatta veramente semplice. Nel caso in cui non riusciate a maneggiare i panetti, sporcate leggermente il dorso con la farina avanzata e poi prendete i lembi esterni e li portate al centro, sempre al centro, sempre al centro, finché non ci si creerà una sorta di pallina. Creata più o meno questa specie di pallina, iniziamo a chiudere la parte di sotto. È importante chiuderla bene, perché altrimenti nella fase di stesura rischiamo di bucare la nostra pizza. Eccola qua, ve ne faccio vedere un'altra a volo a volo. Se non riuscite a maneggiare il panetto, lo sporcate leggermente con la farina avanzata. Poi prendete i lembi esterni e li portate al centro. Prendete i lembi esterni e li portate al centro. Vedete che a un certo punto la pallina in pratica si forma da sola. Vi lascio tutta la parte di formatura, così ve la vedete bene, ve la studiate. Non è l'unico modo per formare una pagnotta. Nel caso in cui vogliate altri video solo sulla formatura, fatemi sapere. Arrivate a un certo punto, chiudete bene. Una volta chiuso il panetto potete fare cose a caso come ho fatto io nel video, altrimenti passate direttamente alla fase successiva, cioè mettetelo nel contenitore con la cucitura rivolta verso il basso e lasciatelo riposare. Le palline passeranno così 8 ore. Ho fatto una ricerca in internet per capire se si dicesse condimento o farcitura, visto che non sapevo come scrivere. La risposta non è tanto banale. Tanto che l'Accademia della Crusca ci ha dedicato un articolo apposta. Alla fine dell'articolo ci sono indicati 3 termini con il loro significato: condimento, guarnitura e farcitura. Secondo me nessuno di tutti e 3 è veramente adatto. E se vi state chiedendo perché vi ho detto tutte queste cose, non lo so. Quindi iniziamo con la preparazione dei condimenti per una margherita. Occupiamoci della mozzarella, tagliamola a fettine e da queste fettine ci possiamo ricavare una bâtonnet, che è il termine francese, ma in italiano si dice tranquillamente listarelle. Il formaggio ideale per questa operazione è il fior di latte, perché rispetto alla mozzarella di bufala rilascia molto meno siero. Questa qui è più o meno la forma che dovrebbe avere. Se avete visto il video di quando ho provato a ricreare la margherita sbagliata di Franco Pepe, vi ricorderete che il nostro fiore di latte è stato messo a scolare 3-4 ore prima. Questo qui è un passaggio importante perché in questo modo ci permette di asciugare ulteriormente questo formaggio. Nel video che ho realizzato per la pizza di Franco Pepe, se avete visto, il fiore di latte l'ho tagliato a cubetti piuttosto che a listarelle, perché in quella specifica ricetta mi serviva tagliato così. Ora, tagliare a cubetti piuttosto che a listarelle non è che porti questa gran differenza a livello di sapore, più che altro la differenza estetica. Una listarella è più presentabile rispetto a un cubetto. Voi potete fare come preferite, l'importante è tagliarli in pezzi che non siano né troppo grossi e che quindi non si sciolgano bene in cottura, e né troppo piccoli che in cottura scompaiono completamente. Passiamo al pomodoro. Procuriamoci dei pelati. L'utilizzo del pelato è preferibile rispetto ad altri prodotti perché riesce a rimanere più umido dopo la cottura. Frantumarlo a mano ci permette di ottenere la miglior consistenza possibile. Dobbiamo passarlo per bene, dobbiamo starci 3-4 minuti almeno. E poi io aggiungo un cucchiaino di sale che corrisponde a circa 6 grammi. Si può in alternativa usare un passaverdure oppure un frullatore, ma guardate come: mettiamo il cucchiaino di sale e poi questo è il tempo necessario per frullare.
Frantumare a mano ci permette anche di evitare la rottura dei semini, che una volta rotti potrebbero risultare amari. Quando sarà finito il tempo a disposizione delle pagnotte per lievitare, possiamo prepararci il banco da lavoro, con il pomodoro, la mozzarella che abbiamo tagliato, del formaggio che può essere o del pecorino o io personalmente preferisco il parmigiano, e il basilico e l'olio extravergine. Per la fase di stesura ci sarà comodo utilizzare o della normale farina 00 o della semola rimacinata di grano duro. Ci sono persone che preferiscono la semola, a me piace utilizzare la farina. Quindi ci aiutiamo con la punta delle dita per far scivolare la pagnotta all'interno della farina. Per non utilizzare troppa farina mi piace posizionarla all'interno di un piatto nel quale mi ci vado a rigirare la mia pagnotta solo per sporcarla un po' di farina. Possiamo iniziare la fase di stesura. Delicatamente con i polpastrelli si va a spingere la pasta verso l'esterno, in maniera da formare il cornicione. Giriamo un po' di volte e continuiamo con questa operazione. Se l'impasto è morbido come quello che ho fatto io, non avete bisogno di effettuare ulteriori passaggi. Eccola qua, la pizza è già stesa. Vi mostro di nuovo questo passaggio. In pratica vanno accavallate le mani e bisogna premere con i polpastrelli paralleli più o meno al piano di lavoro. Evitate di andarci di punta, altrimenti rischiamo di bucare la pizza. Quindi dita poste parallelamente al piano di lavoro e continuiamo a premere dall'interno verso l'esterno lasciando il cornicione. Questa pizza in particolare era leggermente più tenace dell'altra, quindi arrivato a una certa dimensione ho iniziato ad utilizzare un'altra tecnica per completare la stesura. Se volete un video relativo a questa stesura, fatemelo sapere nei commenti. È possibile stendere un impasto abbastanza incordato utilizzando le nocche. Come sto mostrando in questo momento, basta appoggiare il disco di pasta sulle mani, allargarlo e girare, fino ad ottenere la dimensione desiderata. Nei prossimi 5 secondi mi renderò ridicolissimo, ma lo faccio per voi, spero apprezziate. Se quando prelevate il panetto vi viene fuori una cosa indegna, non vi preoccupate, una botta a destra e una botta a sinistra, rifacciamo una forma rotonda, cominciamo una normale stesura, quando si è allargata, tiriamo a destra, tiriamo a sinistra, qualcosa di commestibile viene fuori. Spolveriamo leggermente la pala, se riuscite a non mettere farina meglio ancora, e portiamo il disco di pasta su di essa, aggiustandolo un po'. Non preoccupiamoci troppo della forma perché tanto dopo daremo un'aggiustatina finale. Cucchiaio abbondante di pomodoro e iniziamo a stendere, a spirale dal centro verso l'esterno. Se non siamo stati precisi ci ripassiamo sopra. È importante mettere la spirale? No, ognuno lo mette a modo suo. L'importante è fare uno strato abbastanza omogeneo. Spolveriamo di parmigiano o di pecorino, quello che avete scelto insomma. E il basilico in cottura potete o evitare di metterlo oppure potete metterlo sotto la mozzarella in modo da non farlo bruciare. E quindi mettiamo un po' di mozzarella in maniera abbastanza omogenea. Chiudiamo con un giro d'olio, col classico sai come fanno i pizzaioli napoletani. Voi avete visto il 9 perché la telecamera è al contrario. Finito di condire la pizza, possiamo finalmente sistemarla sulla pala, facendo attenzione a non bucarla. Fatto quest'ultimo passaggio, diamo un'ultima sistemata agli ingredienti sulla pizza. Per esempio in questo punto non c'è la mozzarella e ce la metto. Vi mostro un'ultima volta come sistemare la pizza condita sulla pala. In pratica le dita dovranno essere parallele al banco di lavoro, altrimenti se le teniamo perpendicolari rischiamo di bucare. Scuotendo la pala controlliamo se la pizza è attaccata. Nel caso in cui fosse attaccata, prendiamo un po' di farina, la mettiamo nel punto nel quale la pizza attacca, prendiamo una spatola e passandola sotto la pizza, questa si staccherà e inizierà a scivolare. Rifacciamo la prova per vedere se scivola. A questo punto siamo pronti per andare in forno. Vi dico la verità, quando ho detto siamo pronti per entrare in forno, non era questo quello a cui mi riferivo. Però, nell'ultimo periodo ho realizzato nel forno di casa decine e decine di pizze. Questa cosa è successa con risultati alterni. Alcune volte sono rimasto abbastanza deluso, altre volte sono rimasto molto contento. E diciamoci la verità, ogni volta il risultato finale dipendeva sempre esclusivamente dalla cottura. Ci ho messo un po' per arrivare a questa soluzione, però ci permette di raggiungere delle cotture veramente eccellenti. Ma lasciatemi spiegare. Facciamo finta che questo sia il nostro forno. Nella parte superiore del forno ci sono le resistenze del grill. Queste resistenze ci offrono il maggior apporto di calore possibile all'interno di un forno domestico. Il problema per la cottura di una pizza napoletana è che, essendo che la sonda del termostato si trova molto vicino ad esse, queste tendono a staccare molto presto e calare tantissimo di temperatura.
Come abbiamo visto nei video precedenti, infatti, il momento migliore per infornare la pizza è quando le resistenze sono talmente incandescenti da prendere un colore rosso vivo. L'idea per ottenere una cottura perfetta nel forno di casa è quella di, per prima cosa, posizionare una pietra refrattaria abbastanza massiccia che tenga molto il calore, molto vicino alla resistenza del grill. Poi posizionare una pietra molto più sottile, ma che soprattutto cede molto più rapidamente il calore, appena sopra la refrattaria pesante. E questo per ottenere delle fonti di calore molto potenti, sia da sopra che da sotto la pizza. Un attimo, lasciate che vi spieghi meglio la questione delle refrattarie. In pratica, questa è quella che noi abbiamo chiamato pietra refrattaria pesante. È molto spessa e non ha funzioni strettamente legate alla cottura della pizza. Verrà impiegata principalmente per due ragioni. Uno è quella di fare da isolante, infatti grazie al materiale di cui è composta rilascia calore molto lentamente. E l'altra funzione è, grazie allo spessore, quella di avvicinare l'altra pietra il più possibile alle resistenze del grill. Questa è quella che abbiamo chiamato pietra refrattaria leggera. Questa qui ha il vero scopo di cuocere la pizza, in quanto per il materiale di cui è composta e non per lo spessore o per il peso, ma per il materiale di cui è composta rilascia calore molto più velocemente e quindi mi permette una cottura più aggressiva rispetto all'altra pietra. Per quanto mi riguarda, per ripetere questo metodo di cottura a casa non è essenziale avere la pietra refrattaria pesante, ma si può tranquillamente utilizzare magari una teglia rovesciata in modo da avvicinare il più possibile l'altra pietra, quella leggera, al grill. Dal mio punto di vista la pietra veramente importante è quella leggera, diciamo. Per fare in modo di non far staccare la resistenza, una cosa fondamentale sarà quella di spostare il sondino e portare la punta di questo, quella che in pratica rileva la temperatura, sotto la pietra refrattaria pesante. In questo modo andremo a creare due camere separate all'interno dello stesso forno. Nella parte superiore si raggiungeranno altissime temperature e sarà l'ambiente ideale per cuocere una pizza napoletana. La parte inferiore invece, quella dove andiamo a trovare la sonda del nostro termostato, registrerà temperature notevolmente inferiori grazie all'azione di schermo della pietra refrattaria pesante. Facendo così riusciremo a bloccare preventivamente lo spegnimento delle resistenze del grill da parte del termostato. Quello che vedete in video in questo momento è il sondino. Ciò che dobbiamo fare è andarlo a staccare. Vi velocizzo un po' il video, ma è un'operazione abbastanza veloce. E poi farlo passare al lato delle resistenze. Così. E il nostro sondino è sistemato. Eccolo qui. Possiamo ora posizionare la refrattaria pesante in modo che la punta del sondino si troverà sotto di essa. Se non avete una refrattaria pesante, potete utilizzare la normalissima teglia del forno. Mettiamo l'altra refrattaria in modo da avvicinare il più possibile la pietra alle resistenze. In questo modo ci troveremo a una distanza di circa 3-4 cm dalle resistenze del grill. Vi mostro di nuovo per capire meglio. Questo è il sondino. E questo è il dettaglio delle due camere che si sono venute a creare all'interno del nostro forno. Accendiamo il forno modalità grill e dopo circa 40 minuti avremo le resistenze di sopra incandescenti, ma soprattutto avremo la superficie della nostra pietra refrattaria che avrà raggiunto una temperatura idonea per la cottura di una pizza napoletana. Ricordatevi di mettere il sondino a posto quando avete finito, eh? So che stavate aspettando questo momento, ma finalmente possiamo infornare. Eccoci qua. Se siamo riusciti a raggiungere la giusta temperatura, ci basteranno 1 o 2 minuti al massimo per completare la cottura. Dopo circa 30 secondi giriamo la pizza, come vi mostro in questo spezzone di video. Allora, giusto per farvi vedere. Guardate qua. Che sotto, bellissimo. Completiamo la cottura sulla pala, avvicinando le parti più bianche alle resistenze. Ora potete sfornare. Io direi di provare il taglio, vediamo un po'.
Oh là. Questa è una pizza fatta nel forno di casa. Questa è una pizza fatta nel forno di casa. Mamma mia. Farina bidella. 8 ore di limitazione. Oh, assurdo. Sono contento. Oh, finalmente abbiamo finito. Cioè, questo invece che una videoricetta ormai è diventato un cortometraggio. Però adesso avete tutti gli strumenti per fare una pizza fatta in casa perfetta, meglio di molte pizzerie. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, fatemi sapere soprattutto se avete provato a rifare la pizza in questo modo e mandatemi le vostre foto su Facebook, mi potete taggare su Instagram, come preferite. Fatemi sapere se vi interessa qualche altra videoricetta e poi iscrivetevi al canale, no? E se volete che li continui a fare, guardate i miei video. Questa cosa di YouTube mi diverte tantissimo ovviamente, però ho bisogno di una vostra piccola mano, per cui iscrivetevi. Ciao. Ah no? Ti ho fatto la pizza?